Amanti delle due ruote, buongiorno! Benvenuti a questa nuova rubrica dedicata a come guido la moto. In questo primo video voglio trattare il tema della sicurezza, suggerendo come valutare l'integrità e la funzionalità dei componenti più importanti di una motocicletta. Vediamo quali sono i controlli che chiunque può effettuare. Per prima cosa prenderei in esame lo pneumatico, considerando che la pressione può variare in modo significativo per diverse ragioni. Sono propenso a un monitoraggio costante dei valori. Con che frequenza e in quali occasioni è necessario un controllo o una variazione della pressione? Una volta alla settimana come minimo, quando si trasporta un passeggero o del bagaglio pesante, quando la temperatura atmosferica varia di diversi gradi. L'usura del battistrada è un altro fattore importante da considerare. Nei canali di drenaggio è possibile trovare un riferimento del loro limite di utilizzo. L'affidabilità dei pneumatici diminuisce anche con il passare del tempo. Meglio provvedere alla loro sostituzione se viene superato il quarto anno dalla data di produzione. La data viene generalmente riportata sulla spalla del pneumatico. All'interno di una parentesi viene riportata una serie di numeri. I primi due numeri fanno riferimento alla settimana, mentre quelli successivi a quella dell'anno. Il materiale utilizzato per il loro realizzo può subire alterazioni non solo indotte dal tempo. La luce, l'umidità, il peso stesso della moto sono altri fattori da tenere in considerazione. La loro conservazione andrebbe fatta lontano dalla luce solare e all'asciutto, per evitare che possano deformarsi nei lunghi periodi di sosta. Meglio metterli in scarico sollevando la motocicletta su appositi cavalletti. Un'altra condizione che ne determina il decadimento è la continua variazione di temperatura. Come sappiamo, lo pneumatico raggiunge una determinata temperatura di esercizio per tolamento, per poi raffreddare nuovamente durante le lunghe soste. Questa continua alternanza porta lo pneumatico a indurire con una certa rapidità che può variare se viene superata la temperatura ottimale di utilizzo. Non fate l'errore di usare su strada pneumatici già usati in pista. Un eccessivo surriscaldamento è facilmente riscontrabile da un alone bluastro. I freni sono un altro componente fondamentale per la sicurezza. Il loro controllo periodico esclude brutte sorprese nel momento del bisogno. Il consumo delle pastiglie può essere controllato senza dover smontare le pinze. Quando non è più presente la scanalatura è il momento di doverle cambiare. Pertanto il materiale detrito sia ancora presente, ritardare la loro sostituzione provocherebbe un'usura anomala del disco freno. A ogni cambio di pastiglie sostituisco l'olio dell'impianto. Questo procedimento andrebbe comunque fatto ogni 4 anni. Per escludere le perdite di questo olio corrosivo, di tanto in tanto controllo il livello delle vaschette di compensazione, lo stato dei tubi e i relativi raccordi. In un utilizzo intensivo il surriscaldamento dell'olio può provocare bolle d'aria all'interno dell'impianto. La pratica dello spurgo non è difficile da eseguire e mantiene efficace la frenata. La lubrificazione della catena andrebbe fatta ogni 1000 km di percorrenza per evitare che si consumi precocemente. Una prassi comune è quella di lubrificarne la parte interna quando risulta ancora calda. Raffreddando, l'olio attecchisce meglio, impettando meno la moto. Se risultasse eccessivamente sporca è necessario lavarla con apposito detergente prima di applicare il lubrificante. Valutare il tensionamento è molto importante al fine di determinare il corretto funzionamento e l'usura. Una catena eccessivamente tesa potrebbe compromettere il funzionamento del monoammortizzatore rendendo instabile la motocicletta. Una catena troppo lassa invece potrebbe scendere dalla corona causando rovinosamente il bloccaggio della ruota posteriore. La sua sostituzione dovrebbe essere fatta quando il tensionamento non dovesse risultare costante in tutta la sua lunghezza. Considero le sospensioni come se fossero le estensioni delle mie gambe. A loro dedico tutto il tempo necessario per mantenerle pulite e lubrificate. Il loro perfetto scorrimento può fare la differenza quando si tratta di stabilità. La mancanza di un'adeguata pulizia di queste può velocizzare il deterioramento di alcune parti al loro interno. La revisione andrebbe fatta al primo segno di trafidamento d'olio o quando si presentino segni di sfregamento sullo stelo. L'olio andrebbe comunque sostituito al raggiungimento dei 40.000 km di percorrenza.
L'intervento potrebbe essere anticipato anche di molto se queste parti fossero sollecitate in un modo particolarmente intenso. Nel prossimo video l'argomento sarà dedicato al grip. Cercherò di sensibilizzare la vostra attenzione nei confronti di quella lingua d'asfalto che può tradire. Come sempre vi invito a iscrivervi al canale per non perdere il prossimo appuntamento con Crazy Ride Italia. Ciao!